Si dice venisse usato realmente al tavolo da gioco, cerco di farlo in maniera visibile, cioè si tagliava e nell'azione di raccogliere veniva saltato il mazzetto. Ciao ragazzi, sono qua con Gian Domenico Morello. Perché sei qua? Perché ti sei affacciato anche tu al mondo dell'editoria. Sì, Nel senso, diciamo sei un po' diventato forzato, autore. ma... Forzato? Sì, cioè forzato Raccontaci. da tutta la situazione. Ed è frutto di alcune ricerche iniziate per Talking Magic, appunto. Avendo trattato la storia di alcune tecniche, ho un po' di tempo libero, perché non fare qualcosa di più approfondito? Dacci un'idea di quello che si potrebbe trovare un lettore, non so, prendi una tecnica, vedi tu, fai Non lo tu. so, guardando te mi viene in mente il pass, sì, stranamente. Quello che si trova nel libro è questo percorso, cioè la tecnica che oggi usiamo nel mondo magico. In realtà mi vengono in mente le false distribuzioni, eccetera. Finché qualcuno non le ha portate nel nostro mondo, erano cose, anzi meno si sapevano, meglio, Certo, meglio era, no? Certo. Sicuramente non veniva utilizzato magari il salto classico per barare o l'Herman, e venivano utilizzati i salti al tavolo. Ho un riferimento magari visivo, mi viene in mente questo, che si dice venisse usato realmente al tavolo da gioco, cerco di farlo in maniera visibile, cioè si tagliava e nell'azione di raccogliere veniva saltato il mazzetto. Ce ne sono altri che invece, per quanto salti al tavolo, quindi possono ricordare il gioco d'azzardo, hanno delle mosse strane in cui, mostrando alcune carte, in realtà non era proprio lecito ai tavoli da gioco. Non passavano perché durante l'esecuzione si flashavano delle carte al Esatto, tavolo da gioco. Okay. Esatto, mi viene in mente anche il ping pong, non so, il salto ping pong. Sì, così, il ping pong sì, perché nella versione originale quello che appare esteticamente è che le carte sono tagliate e poi vengono squadrate in questo modo, no? E quindi si flasherebbe la carta. Poi faccio l'esecuzione al volo, quello originale si taglia, quando chiudi questo va in out jog, e nel mettere in mano per squadrare molto velocemente succede questo: la mano prende solo la metà superiore, la solleva mentre dietro viene presa, quindi relativamente a favore di camera, ma non ce l'ho neanche in mano. Quello che succede esteticamente è questo, no? Squadrando, però c'è sempre il problema di flashare l'ultima. Poi c'è chi... Per esempio sugli ultimi libri di Steve Forte c'è un capitolo sui ping pong dove vengono presi in considerazione questi problemi. Un altro per mantenere magari le carte pronte per il bottom deal. Una volta tagliato il mazzo, anche qui veniva fatta questa cosa qua e si lasciavano appunto le carte. Molto semplice: nel momento in cui il mazzetto doveva essere collocato sopra l'altro, si tagliava a sua volta e veniva intersecato. Certo. Cerco di farlo a favore di camera. Questo di taglia, questo nell'azione di andargli sopra, c'è questo movimento qua. Un'altra categoria che non ho trattato io dal punto di vista storico, l'ha trattata Niccolò Tosin, sono i salti Houdini-Elliott. Sono un particolare tipo di salto in cui entrambi i mazzetti fanno i movimenti per completare l'azione, a differenza del salto classico o l'Herman. E il più famoso penso sia quello di Jennings, il Circle Pass. Lo faccio così alla brutta, poi eventualmente mi dai qualche consiglio. Comunque si parte dai due mazzetti divisi dal break, si passa ad uno step e da lì tutta la mano prende il mazzetto superiore, con il pollice si fa leva su quello inferiore e i due mazzetti saltano. Certo. Non so se hai qualche consiglio. Vabbè, la prima cosa, giochicchiandoci all'epoca, ho notato che secondo me, prima cosa interessante è che si parte da una separazione tenuta solo con la pelle, no? Quindi non come molti salti, quindi già è più coperta per natura. L'altra cosa interessante è che c'è una realtà esterna che aiuta a coprire il salto. Due piccoli dettagli tecnici scoperti giocandoci: uno è più il movimento viene fatto con una mano sola, cioè la mano che tiene il mazzo, più diventa nascosto. Quindi è molto importante, tu l'hai accennato, è molto importante dal mio punto di vista la leva che si viene a creare tra il pollice e la base dell'indice, ed è quasi, cioè muovo il più possibile il mazzetto inferiore, perché così questa mano fa meno movimento possibile, no? Quando si è mosso tanto, lei fa da copertura e quindi poi sarà sotto la copertura del mazzetto della mano l'altra a finire il... Però si muovono tutte e due perché fanno questo movimento, come dicevi tu. E l'altra cosa che ho scoperto, non mi ricordo se è nella spiegazione originale o no,
che ho scoperto e a me personalmente aiuta a coprire la mossa è non staccare mai la mano, non dico destra o sinistra, la mano che è sopra, nel senso che io faccio così. Di solito ci arrivi da un pick, no? Quindi guardano la carta, la fai scattare, tieni la separazione. Ora questa mano, di solito non, finito il pick, non vengo subito con la mano su a fare il saldo, non ha gran senso. Quindi come lo facevo io era finisce il pick parlando con lo spettatore, dico quindi hai visto una carta nel mazzo, ovviamente ho la scusa adesso per venire con le due mani a squadrare, no? Quindi lo apro, squadro, entro nella mossa e io ho il pollice sopra, preparo l'altra mano nello scalino per fare la mossa e non tolgo questo, cioè molti hanno l'istinto di togliere e poi finire. In realtà ho notato che ben coperto, se io tengo il pollice rimanendo in questa posizione, mentre giro le dita vengono ma il pollice rimane a contatto e lo tolgo solo nel momento in cui diciamo il lato corto viene coperto dalle altre dita. Quando le altre dita sono a contatto allora vado dietro. Quindi quello che si vede è vengo qui e adesso finisco la mossa. Per chiudere, tu prima hai accennato al discorso bundle, spiegaci un attimino nel dettaglio. Sì, praticamente insieme al libro avrete a disposizione dei video appunto su Talking Magic in cui ci sarai tu a spiegare le tecniche proprio per dare la possibilità a chi è agli inizi di avere un supporto pratico prima di passare alla parte storica. Certo. Quindi se volete approfittare della promozione trovate tutte le informazioni nel link in descrizione, eventualmente se avete delle domande e curiosità potete contattarmi in qualunque momento e nulla. Vabbè, allora grazie mille Gian, Grazie a te. Buona lettura a chi acquisterà il tuo volume che si intitola Itinerarium. Itinerario. Ciao! Alla prossima, ciao! Nello scenerare, nel buttare la fish, la dinamica era mignolo sotto e questa cosa qua. Ti fai dire stop, dove ti fermano, hai la... Esatto, la quindi carta il gesto apparente di prendere la prima, intanto faccio lo scambio, no? Cioè tu hai le carte che hai squadrato sul mazzo, le lasci lì. In quel caso era Robert Houdin, di pensare di togliere la piega alle carte impalmate. Esatto, poi lui trovava anche una soluzione che... C'è un metodo per portare una carta in cima nella posizione desiderata. Cioè dalla cima alla posizione. Dalla cima alla posizione desiderata. Invece una domanda che penso che interessi a tutti gli acquirenti è: ma il libro è scritto in calabrese o è scritto in italiano?